Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche disponibili per il denaro e le finanze dei prossimi 30 giorni e abbiamo la carta del Sole. Amici del Capricorno, di solito è una carta che parla di espansione, di crescita, di prosperità, quindi è di buon auspicio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come dico sempre ragazzi, le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla nuova pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video trovate i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per i soldi e per il denaro. Partiamo da una torre, abbiamo la temperanza, un 7 di coppe, un 2 di pentacoli, un 4 di pentacoli e il mondo. Bene, partiamo da questa torre che non è proprio un'ottima carta per iniziare una lettura, però io ho come la sensazione che potrebbe esserci stato o potrebbe arrivare, adesso lì dipende anche dalla decade in cui siete nati, vi invito a guardare la guida che ho pubblicato di cui trovate il link sotto nella descrizione del video, per capire appunto la questione delle decadi. Però ecco, 8 di pentacoli e 6 di spade che spiegano la torre potrebbe essere come qualche risultato che non è esattamente come volete. Potrebbe essere, vi dirò, la fine di un lavoro in cui avete dato tanto, perché c'è sia la carta del lavoro sia la carta dell'allontanamento con questo 6 di spade. Però è anche vero che il 6 di spade è una carta che mi parla delle credenze limitanti e con la torre potrebbero essere cascate o potrebbero cadere eventuali credenze, eventuali ideologie che voi avevate inerente o un settore lavorativo specifico, piuttosto che voi in relazione al lavoro, piuttosto che potrebbero anche essere degli investimenti che non danno i frutti che voi state aspettando. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo il diavolo e un 10 di pentacoli. Datemi una carta per questo diavolo. Cavaliere di pentacoli. Sia il Cavaliere di Pentacoli che la Temperanza sono carte lente, indicano un'energia, un movimento energetico lento. Però è anche vero che è come, perché la Temperanza è una carta di guarigione, una carta di riequilibrio e io credo che nel prossimo periodo, passo dopo passo, andrete verso questo risultato, verso questo compimento. Diciamo che con il 10 di pentacoli potrebbero arrivare nuovi contratti, soldi inaspettati, premi, potrebbero anche essere delle vincite, ma potrebbe anche essere l'aiuto da parte di qualcuno. Come se aveste bisogno di una spinta in avanti e questa spinta effettivamente arrivasse.
Secondo me il diavolo è collegato al fatto che vorreste dei risultati, non dico immediati, ma quasi, e invece il periodo vi richiede della grande pazienza. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Fante di pentacoli, carro, 8 di coppe e matto. Bene. Allora, diciamo che le idee per uscire da questa situazione, per rimettere in equilibrio questa situazione, le idee abbondano. Qui abbiamo un'altra carta di spostamento, una carta di spostamento, una carta di spostamento. Qualche cosa mi dice che sarete tentati di muovervi da dove siete. Ora può essere il lavoro precedente, può essere un investimento, può essere un progetto che avete portato avanti con costanza, con dedizione, ma che non dà i frutti sperati e di conseguenza è come se si cercasse qualche cos'altro. Potrebbe, allora vi dirò che durante questo mese potreste valutare l'idea di investire del denaro per una nuova partenza, che può essere la partenza di un progetto, una partenza fisica, quindi un viaggio, potrebbe essere un corso, potrebbe essere un nuovo progetto che volete sviluppare e quindi potreste dover investire magari in degli studi di settore, piuttosto che, insomma, ci sono come delle idee che andrete, diciamo, sondando per vedere qual è quella che vi può dare il massimo risultato con il minimo sforzo. Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli. Regina di coppe. E appeso. Allora, il 2 di pentacoli di solito parla di alti e bassi. Siccome abbiamo la regina di coppe, io ho come la sensazione che gli alti e bassi qui potrebbero essere più emotivi. E questi alti e bassi emotivi evidentemente portano a come un'indecisione, perché nel momento in cui l'emozione è al top, siete felici, avete grinta, avete capacità di visione, avete voglia di fare. Nel momento in cui invece le emozioni sono basse, proprio perché magari non ci sono esattamente i risultati che voi vi aspettate, è come avvertire una sorta di pigrizia, mancanza di entusiasmo, mancanza di spinta, di motivazione. E secondo me questo alto e basso emotivo vi porta un po' fuori strada. Però c'è da dire anche che il 2 di pentacoli può far riferimento al mantenere più cose in piedi. Siccome qui avevamo un 7 di coppe, che è una carta che ci parla di tante idee, di tante possibilità che si possono aprire, e con queste carte abbiamo visto che si sta come valutando quali potrebbero essere le possibilità. Io qui ho la sensazione che potrebbero essercene due che vi allettano, che vi piacciono, magari sono anche due cose che possono viaggiare parallele. Però devo anche dire che con questo appeso al contrario è come se le cose si sbloccassero ad un certo punto. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo un 9 di bastoni, imperatrice e un 10 di bastoni. Allora, queste due sono due carte che mi parlano di protezione, di qualcuno che cura la propria energia personale, che non disperde energia. È un po' come il per paura di sbagliare, per paura di fare, di scegliere, di fare la scelta sbagliata, tengo tutto, ok? Tengo quelli che cerco di seguire, quelli che sono magari gli investimenti precedenti, piuttosto che il nuovo lavoro, il nuovo progetto, il nuovo hobby, quello che state cercando di creare per aumentare le fonti di reddito. Sarà un po' stancante,
sarà un po' stancante, ragazzi. Soprattutto se con questa regina di coppe vi fate prendere un po' troppo dall'emozione, perché la questione dell'emotività può, come vi ho spiegato prima, farvi venire una voglia impressionante di andare avanti in certi momenti e la voglia di non alzarvi dal letto in altri momenti, come non vedo risultati e quindi non ho questa spinta. Per cui diciamo che la conseguenza, se vogliamo, è di rimanere lì fermi, di non fare troppi passi avanti, che è un po' l'energia che vedevamo qua. Mm? Adesso andiamo a vedere il mondo. Sole di nuovo e 5 di pentacoli. Datemi una carta per il 5. Oh, qui sono tante carte. Re di coppe, 2 di coppe, luna, 8 di bastoni e regina di bastoni. Allora, con la carta del mondo, ragazzi, arriva qualche risultato, qualche compimento, la conclusione di un ciclo. Secondo me è più il decido con che cosa vado avanti, chiudo con un capitolo e porto avanti quello che mi può dare più risultati ed effettivamente qui, sia con la carta del sole che con tutto questo altro gruppo di carte, c'è un'espansione e c'è, soprattutto per quello che riguarda il 5 di pentacoli, come la voglia di uscire da una certa da certe catene, mi viene da dire, perché il 5 di pentacoli è una carta di dipendenza, che sì, molte volte è la dipendenza economica, molte volte è una dipendenza emotiva, cioè per esempio non so che cosa scegliere, sento gli altri che cosa mi dicono e in base a quello che mi dicono io poi scelgo, quindi è un po' come non riuscire ad essere autonomi nelle proprie scelte. Perché vi dico questo? Perché qui con il re di coppe e il 2 di coppe c'è come una richiesta di collaborazione, una richiesta di alleanza con magari qualcuno del passato, considerata la luna, che però secondo me è positiva, vi dirò. Non dico che sia una collaborazione, anche se con il 2 di coppe potrebbe esserlo, però in questo caso la sento più come una consulenza. Quindi effettivamente potrebbe venirvi bene farvi dare qualche consiglio da una persona che ha già navigato le vostre acque e che è già uscito da questa situazione. Comunque, tutto sommato io non la vedo così negativa, siete in fase di guarigione, diciamo, economica da un punto di vista delle entrate. Ripeto, se per caso siete senza lavoro o vi hanno appena licenziato, sento che potrebbe effettivamente arrivare un nuovo contratto, potrebbe essere un'azienda familiare o comunque un passaparola tra amici e familiari che vi permettono di iniziare questo nuovo lavoro. Diciamo che secondo me ci sono varie possibilità che si potrebbero aprire. Qualcuna di queste prevede uno spostamento, prevede un movimento fisico ed effettivamente poi ci sono due, secondo me, opzioni che sono meritevoli di essere valutate attentamente. Non fate l'errore di chiudervi in voi, ma piuttosto studiate come un progetto di restrizione, cioè tutto quello che è superfluo lo rimandate a livello di spesa, tutto quello che invece è necessario non si fa. Ora, potrebbero arrivare dei soldi in più? Sì. Potrebbero essere degli amici, dei parenti. Se non sono soldi, sono aiuti di tipo pratico. Magari qualcuno viene ad aiutarvi. Vi faccio un esempio, per non spendere soldi, non lo so, con la ristrutturazione della casa c'è un vostro amico che fa il muratore e voi chiedete un aiuto a questa persona che magari poi potete pagare a rate, vi fa già un prezzo migliore oppure potete diciamo bilanciare questa offerta di aiuto con uno scambio in natura, quindi potrebbe essere del cibo, potrebbe essere, non lo so, uno dei vostri servizi che fate con la vostra azienda, insomma,
c'è comunque un qualche tipo di aiuto che arriva, ma sì, che potrebbe anche essere economico. L'unica cosa su cui vi dico di fare attenzione sono le spese. Allora, fate attenzione perché potrebbero esserci come delle spese abbondanti per i viaggi. Quindi se andate in vacanza, insomma, anche lì cercate di non sperperare troppo. Chiaro, siete in vacanza, non fate i tirchi, ok? Però non è neanche il caso di esagerare. Potrebbero esserci spese per la macchina, potrebbero esserci spese impreviste potrebbero essere figli per qualcuno, non lo so, un capriccio, piuttosto che il viaggio a Disneyland, cioè non lo so. C'è come qualche spesa. Non so dirvi realmente se è imprevista o no, però potrebbero esserci delle spese in più, ecco, per questi temi. Quindi fate, non avete nessuna spada, vero? No. Fatevi consigliare da questo re di coppe, che potrebbe essere appunto il consulente di cui vi ho parlato prima, per quello che riguarda l'ordine delle spese, che cosa pagare prima e che cosa pagare dopo. Per esempio, avete la macchina da riparare, costa 1000 euro, avete la spesa del dentista, non lo so, vi faccio un altro esempio, del figlio, della figlia, che costa 300 euro. L'idea è che si paghi prima quello che costa meno, 300 euro, però c'è anche da tenere in considerazione che magari la macchina vi serve per spostarvi e per portare il figlio dal dentista. Quindi eventualmente si potrebbe rateizzare la spesa della macchina e rateizzare la spesa del dentista. Quindi per non lasciare nessuno scontentato, pagare una parte della macchina e pagare una parte del dentista e piano piano procedere con questi pagamenti rateali. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi dicono. Perché vi dico di rateizzare tutto? Perché voi riuscite a cavarvela, a togliervi da questo debito, mettiamola così, sì, da questo debito. Nessuno resta deluso perché è sempre importante far vedere la buona volontà di voler pagare. E intanto voi piano piano sistemate quello che dovete sistemare. Vi dico, soldi in più ne arrivano, secondo me, in questo mese, anche perché ci sono come dei premi, degli aiuti esterni che arrivano. Il coscienziatore saggio. È come chi mette coscienza con saggezza e parla di settembre. Adesso siamo a fine luglio. Tenete presente che comunque la lettura ha 30 giorni di validità da quando la vedete, non necessariamente da quando è stata pubblicata, però qui ci parla di settembre, ragazzi, quindi secondo me a settembre inizierà questo momento di disincastro, cioè se qui eravate incastrati, questi giorni vi servono per capire come muovervi, come far fronte ai debiti, come guadagnare di più e se cosa chiudere, perché c'è come un qualche cosa che qui sarebbe meglio lasciare indietro perché non dà i risultati che voi vi aspettate. E per settembre, secondo me, si conclude questo momento di pensiero e si inizia con quello che è il programma, se vogliamo, di spesa piuttosto che di rientro. Andiamo a vedere un altro oracolo. Quanti! Allora, prenderei questo e questo. La storia infinita, carta numero 37, la sento un po' con questo 7 di coppe. Non lambicatevi troppo il cervello su come farò, non ce la faccio, ho bisogno di aiuto, passo dopo passo, come vi suggerisce il Cavaliere di Pentacoli, ok? È come se doveste mettere un punto fine a tutto questo processo di pensiero, di uscita dai debiti. Io questo diavolo, ragazzi, scusate, ma lo sento come i debiti. Se per voi è qualcosa di diverso, scrivetemelo nei commenti.
E poi abbiamo perché, carta numero 31. Questa carta è molto importante perché vi invita a chiedervi il perché di certe vostre scelte, molto importante. Io voglio comprare casa, non lo so, per esempio a Torino. Perché voglio comprare casa a Torino? Cos'è che mi spinge a fare questo acquisto? E lì mi elenco i motivi, potrebbe essere per essere più vicino al lavoro, potrebbe essere perché mi piace vivere in città, potrebbe essere appunto per essere più vicini al lavoro, per non dover viaggiare un'ora il mattino e un'ora la sera, per risparmiare tempo, per risparmiare benzina, per risparmiare stress. I motivi possono essere molti, l'importante è che vi chiediate, siate onesti con voi stessi, che vi chiediate il perché di certe vostre scelte, di certe vostri obiettivi, che con la carta del diavolo potrebbero anche essere obiettivi un po' egoici, eh? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video, potete anche dare hype, c'è una nuova funzionalità. Se volete poi iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete fare anche in modo autonomo. Supponiamo che voi avete tempo solo a mezzanotte di fare questo genere di lavori, potete farlo attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi il lavoro, i soldi, la famiglia, i figli, insomma ci sono vari temi che vado via via trattando e in più in quella sezione trovate anche argomenti di metafisica che vi spiegano come pulire il campo energetico, come fare le pulizie energetiche, come aumentare le vostre vibrazioni e ci sono anche temi di metafisica che vi spiegano come i disturbi e le malattie fisiche sono collegate, sono psicosomatiche, un po' tutto è psicosomatico, ok? Anche gli incidenti. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono e sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!